Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. La ricetta di oggi è la babka. La babka è un dolce di origine ebrea che veniva e viene tuttora preparato nel periodo pasquale. È diventato popolare negli stati del Nord America proprio per la forte presenza di ebrei e è conosciuto da tutti col nome di pan brioche. La forma caratteristica è data da un intreccio di impasto lievitato ripieno di cioccolato o crema al cioccolato e frutta secca. Nella prima parte di questo video andrò un po' più veloce proprio perché in uno dei miei video vi ho già mostrato come preparare il pan brioche. Se non l'avete ancora visto vi lascio il link alla fine di questo video o nel box qui sotto in descrizione. Adesso passiamo agli ingredienti che ci serviranno per preparare la babka. Gli ingredienti sono farina, zucchero, lievito di birra, un uovo, burro, latte e un cucchiaio di miele. Iniziate spezzettando il lievito all'interno del latte appena tiepido, aggiungete il miele e mescolate fino a quando sia il lievito che il miele si siano completamente sciolti, poi lasciate riposare per qualche minuto. Nel frattempo inserite all'interno di una ciotola la farina e lo zucchero e mescolate utilizzando una forchetta. Aggiungete poco alla volta il latte in cui avete sciolto il lievito e il miele. Infine aggiungete l'uovo, poi mescolate il tutto fino a quando diventerà difficile continuare con la forchetta. A questo punto iniziate ad impastare con le mani per circa 5-10 minuti. Ovviamente tutto è più semplice e veloce utilizzando una planetaria o una qualsiasi impastatrice, quindi se ne avete una in casa utilizzatela, altrimenti fate come me. Una volta ottenuto un impasto, aggiungete poco alla volta il burro e assicuratevi prima di aggiungere la seconda parte di aver incorporato completamente la prima. Non preoccupatevi se l'impasto diventa molto appiccicoso, perché dopo aver incorporato tutto il burro, spolverate il piano con un po' di farina e continuate ad impastare per altri 10 minuti, o comunque fino a quando non otterrete un impasto liscio e omogeneo. Quando avrete finito, spolverate di farina anche la ciotola, riponete l'impasto al suo interno e copritelo con una tovaglia. Dopo circa 2 ore l'impasto avrà raddoppiato il suo volume. Spolverate sempre i bordi della ciotola, questo vi aiuterà a staccare l'impasto in modo più facile e delicato. Impastate per qualche altro minuto e poi con l'aiuto di un matterello stendete l'impasto cercando di dare una forma più rettangolare possibile. Una volta steso ritagliate i bordi per ottenere un rettangolo perfetto. Per la farcitura vi serviranno del cioccolato fondente fuso o una crema al cioccolato, delle gocce di cioccolato e delle nocciole tritate. A questo punto spalmate il cioccolato su tutta la superficie. Aggiungete le gocce di cioccolato ed infine le nocciole tritate. Arrotolate l'impasto e tagliatelo a metà. A questo punto intrecciate le due parti.
Per la cottura utilizzate una teglia dai bordi alti e per i più golosi potete ancora aggiungere altre gocce di cioccolato e nocciole. Lasciate riposare per altri 30 minuti mentre preriscaldate il forno e poi fate cuocere a 180 gradi per 25 minuti. Siamo giunti alla fine di questo video e volevo dire a chi è intollerante o allergico al lattosio o al glutine che è possibile sostituire parte degli ingredienti ottenendo comunque un ottimo risultato. Ad esempio, potete sostituire la farina 00 con della farina di riso, ma visto che la farina di riso ha un potere lievitante molto più basso rispetto alla farina 00, vi consiglio di aggiungere un cucchiaino di bicarbonato. Potete sostituire il burro con dell'olio, ad esempio in questo caso io ho utilizzato 40 g di burro che potete benissimo sostituire con 10 g di olio. Infine il latte. Il latte può essere sostituito con la stessa quantità di acqua oppure con un altro latte vegetale a vostra scelta. Come avete visto nel video mi è avanzato un po' di impasto. Se siete curiosi di sapere come l'ho utilizzato, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e non dimenticate di lasciare un like e commentare.